Ma io il mio primo incontro è stato in un cinema con mio papà, perché facevo questo lavoro, ero un artigiano e facevo il fotografo di matrimoni pure. Però mi portava al cinema e il mio primo incontro è stato con un film che non ho capito, però poi l'ho capito quando ero più grande, che è un film di Dreyer, che è Ordet. Lo vidi in un cineclub, e mi innamorai infinitamente delle immagini. Dopodiché ho visto anche altri film con mio papà e quindi continuavo ad innamorarmi delle immagini in movimento. Poi quando sono cresciuto ho conosciuto altri registi come Bergman, Tarkovsky e tanti altri. E anche in Italia ho seguito anche i nostri registi Antonioni, Fellini, quindi è stato quello il... Poi ho visto anche dei film che adesso vengono definiti trash, che comunque mi hanno dato grande formazione. Un cinema di grande artigianato, no? Cinema molto più povero, però ricco di entusiasmo. E quindi quello è stato il mio primo incontro con l'amore per il cinema. Ma guarda, non c'è una legge di fare un cinema fuori dal sistema, anzi, diciamo che, il sistema te lo devi creare dentro di te, nel senso che devi avere un'esigenza. Io credo che un regista diventa regista e un narratore se ha un'esigenza personale, quindi o è malato o è appassionato, oppure ha l'esigenza di raccontare delle storie del personale, cioè tipo di famiglie, di madri, di padri, di droga, di situazioni che comunque appartengono al nostro cinema. Ecco, io basti pensare a un film di Kieslowski che è il Decalogo, no? Il Decalogo ha raccontato tutto, ha raccontato la morte, il tradimento, il ladro, tutto. E quindi quella è l'esigenza di un regista, quella di raccontare delle storie che appartengono alla tua esperienza personale e poi di vedere tanto cinema vecchio, perché secondo me il cinema di altri tempi aveva questo tipo di rapporto con la narrazione, non era né realistico, o se era realistico anche neorealismo, era sempre osservato da un autore, aveva un carattere, una sua visione della vita. Oggi invece vedo che c'è un realismo fino a se stesso, cioè nel senso c'è una macchina da presa che si muove, dei ragazzi che si drogano, si fanno, non c'ha un'anima. Ecco, non ho un film che vorrei dettare come colpevole, però c'è una disattenzione proprio al modo di porsi al cinema. Cioè, io ho avuto un'esigenza, io mi sono ammalato e dalla malattia è nata la passione. Ma allora, io non sono nessuno per dire quale possa essere il futuro del cinema, anzi, io ci sono dentro e continuo a lavorarci, anche se diciamo c'è questa cosa che diciamo sempre, il cinema ormai è morto. Però è un morto che vive, nel senso è uno zombie, non so come definirlo. Ma l'attenzione potrebbe essere nel cercare di evocare il più possibile quello che tu hai immagazzinato durante il tuo percorso di spettatore del cinema. Io sono stato fondamentalmente uno spettatore, poi sono diventato quello che sono diventato, nel senso che non sono niente di che, però ho fatto un mio percorso, ho raccontato la mia terra, ho raccontato Palermo, in un certo modo insieme a Maresco, perché eravamo in due, ma sicuramente ho cercato di evocare il cinema. Allora, quello che bisognerebbe fare oggi è cercare di rispettare il passato, cosa che altri mi rimproverano, perché il passato c'è quella formula artigianale, quella semplicità che oggi non c'è più. Oggi c'è o il regista che parla di se stesso e parla dei film che fa, cioè è una cosa tristissima. Invece il film dovrebbe parlare da solo, l'avrebbe detto anche Kubrick. Kubrick non si faceva vedere, perché Kubrick faceva i film
e il pubblico li vedeva e aveva una sua interpretazione. Allora quello che io rimprovero è proprio questo modo di rapportarsi al cinema. Dobbiamo farlo per pubblicizzare il nostro prodotto, quello sicuramente, ma non bisogna pensare che questo lavoro sia soltanto un lavoro per apparire. Bisogna farlo per comunicare e puntare il dito allo spettatore. Non bisogna, ecco, io per dirtene una, io mi preoccupo quando un film piace a tutti. Ecco, e questa è Giusto, la giustissimo. mia vera preoccupazione, è che se un film piace a tutti, siamo messi male. Perché il film non fa male. Cioè, se io ho democratizzato il mio messaggio, che non si dice mai, ma la mia riflessione, a quel punto secondo me ho sbagliato, perché io devo o sputare allo spettatore, o puntare il dito, o farlo riflettere in un modo che comunque si corregga, no? Oggi è un po' più complicato perché il pubblico ormai è contaminato da immagini e cose varie, però sicuramente il consiglio che io do è perseverare a non cercare di capire se il film incassa, se il film non incassa, cioè la cosa importante è fare un'opera che rimane nel tempo, quella è la cosa importante. E allora il futuro del cinema ci può essere. Ma sai, sarei in difficoltà perché io sono una persona che amo la disciplina dell'economia, cioè offesa alla povertà io non le faccio. Un film deve avere i costi che si merita, nel senso che non ho mai sognato di fare un film grande, un film... però sicuramente sì, forse qualcosa l'avrei, anche se ti dico i titoli non ti direbbero nulla, però ci sono delle fiabe nere che mi piacerebbe raccontare e ci vorrebbero un po' di soldi. Per esempio c'è una cosa di Basile che è La vecchia dell'aceto, che è un sogno mio da raccontare, ma costerebbe un sacco di soldi. Ma sicuramente quella libertà non l'acquisti se non hai l'idea di come rappresentare un film. Allora, se tu hai le idee chiare, io chiedo anche 20 milioni di euro, però sicuramente devo avere le idee chiare, perché altrimenti fai un brutto servizio a questo mestiere, perché spendi un sacco di soldi per fare un film brutto. Ma guarda, la realtà è grottesca, è un problema che comunque riguarda più chi fa TV. Eh, a me giova, nel senso che io per il mio cinema guardare questa realtà mi dà degli input per peggiorarla, nel senso che peggiorandola tu riesci a fare delle riflessioni. Ti potrei fare degli esempi. Ultimamente ho girato un cortometraggio che per parlare della fine dell'umanità, quindi della guerra, delle cose, ho girato con una cosa che io amo, i pupi siciliani. Li ho presi e li ho bruciati. Cioè io ho fatto una considerazione nel dire l'umanità distrugge qualcosa che anima, no? Il pupo siciliano è una qualcosa che tu animi, noi siamo legati a questa cultura, per questo te ne parlo. E quest'anima io la brucio per costruire il male, tolgo le armi e costruisco un golem che non ha futuro, perché questo mostro che poi esce in questo mio cortometraggio non vede altro che moltiplicazioni di esseri inutili, delle mummie che camminano e camminano attorno a sé. Quindi io cerco di amplificare questa apocalisse, perché il grottesco io ce l'ho dentro, io quando faccio i miei film sono grotteschi, ma se superano i miei film io devo amplificare ancora di più, ma solo per fare riflettere, non per fare ridere. Perché io faccio ridere, ma faccio ridere facendo una riflessione, non sono un comico, io non sono mai stato un comico. Ma io, guarda, una mia
riflessione sull'intelligenza artificiale che sia un mezzo meraviglioso, un mezzo che comunque ci aiuterà, oggi lo dicevo anche in sala, ci aiuterà tantissimo, però sono anche convinto che c'è una grande confusione in tutto questo, c'è una grande illusione. Perché l'intelligenza artificiale fa parte di cose, siamo noiosi di fatto, perché l'intelligenza artificiale fa parte di cose che abbiamo già fatto noi. Lui fa un calcolo e quindi crea anche l'umore, no? Ma sicuramente non pensa. Quindi partiamo da questo principio. Io questo discorso lo facevo anche ai ragazzi con i videogames. Dicevo, perché giochi ai videogames? È sempre lo stesso giro, cioè tu finisci, ricominci. Quindi il problema diventa che noi dobbiamo essere talmente alti a dire, ok, esiste l'intelligenza artificiale, può fare tante cose, ma sicuramente avrà bisogno sempre di qualcuno. Quindi io sì, è vero, sono convinto che loro faranno delle mostruosità incredibili, però sicuramente non raggiungeranno mai il pensiero dell'uomo, non raggiungeranno mai lo scopo che comunque i giapponesi ci stanno tentando con i robot, anche col sesso, no? Ma sono delle cose che comunque sono palliativi, nel senso che non hanno, ecco, non hanno quello che abbiamo detto prima. Il cinema deve avere un'anima, deve avere qualcuno che ti punta il dito. L'intelligenza artificiale non te lo punta, è il tuo servitore ed è una cosa triste. Cioè io mi devo affidare a io posso farmi aiutare dall'intelligenza artificiale, ma non decide lui, decido io. E la stessa cosa vale anche per oggetti come questi, no? Le macchine da presa. Quando uno ha una macchina da presa, questo può servire anche a te, quando uno ha una macchina da presa è come se fosse Dio, no? Perché tu stai inventando in un piccolo quadro il tuo mondo, stai concentrando in pochissimi spazi un tuo mondo. Però sicuramente se non hai quello che vuoi dire, non serve a nulla. Non serve a nulla. Allora, tu sei l'intelligenza artificiale, ma tu la comandi. In questo momento sei tu che decidi cosa vuoi guardare e cosa non vuoi guardare. E ricordiamo un film, che ricordo sempre, che è La finestra sul cortile di Hitchcock, che lui guarda James Stewart dalla finestra e vede anche un omicidio, ma vede la vita degli altri e costruisce delle storie. Quella cosa avviene dall'uomo, non avviene dall'intelligenza. L'intelligenza artificiale può ricreare quello che tu hai già fatto e quindi te lo fa perfetto, ma ti illude. E ti illude anche con le immagini che sono terribili, sono bruttissime. Anche i robot sono brutti, li fanno malissimo.